Honda XADV 750 è la seconda Honda più venduta in Europa con 60.000 esemplari. Ma com'è fatto? È uno scooter o una moto? Di questo ne abbiamo già parlato nella recensione presente sul canale. E se una prova approfondita potrebbe aver portato ancora più dubbi, no, lui non ha categorie. XADV è una categoria in cui gioca da solo. In Honda una categoria l'hanno creata. Un mezzo unico, una catena di trasmissione, un motore bicilindrico fasato a 270 gradi a corsa lunga, cambio DCT come sulle grandi Honda tipo l'Africa Twin, un discreto riparo aerodinamico 22 litri nel sottosella, disegnato in Italia dalla matita di Maurizio Carbonara. Ciao Angie, Ciao Selene. com'è andata con l'XADV? Allora, guarda, partiamo dall'autostrada perché abbiamo fatto un bel pezzo, come vedrai nel video, fino a Spezia, sono stati un centinaio di chilometri, è andata bene. L'unica cosa, l'aria, ma qua sulla versione anche 2025 non cambierà tantissimo, mi sento in generale di consigliare almeno le alette laterali, che ho visto che sono disponibili come optional, perché comunque anche sulle gambe di aria ne arriva abbastanza. In generale questo vale per la versione attuale, quindi quello che abbiamo avuto noi in prova, e la versione nuova. Devo dire che il motore gira bassissimo, a 120-130 si viaggia veramente bene, il motore consuma un po' di più chiaramente che nell'extraurbano, comunque molto molto poco. Guardate, intanto qua c'è un casco nuovo che non c'era prima. Siamo qua per riprovare lui in compagnia dell'XADV 750. Allora noi adesso, anche se è novembre e c'è un caldo pazzesco, andiamo a fare un experience come abbiamo già fatto con altri mezzi. Vi diciamo dopo, anzi ve lo dirà Angie nella voce fuori campo dove stiamo andando. Oh, grazie Angie, grazie per avermi addirittura presentato. Stiamo andando a Porto Venere, poi si salirà sui monti, ma spoiler, ci troveremo di fronte a uno sterrato e sempre perché non siamo fighi torneremo indietro per allungare di circa 80 km la nostra strada. Andiamo! Il mare non ti perdersi ai santi 750, avanza avanti nelle grotte scure cercando il prossimo canto. Grazie a Iano, alla strada e l'incanto. Angie e Ania, due nomi nel vento. Viaggio lungo, non c'è un momento spento. Dal mare alla vetta dei monti che spinta. Ogni passo un battito, la vita dipinta. Dal mare ai monti attraversa l'intero passo dei due santi. Un sogno sincero, grotte di loro, mistero e devozione. Janua guida con grande passione. Dal breve percorso che abbiamo messo in autostrada avete capito che siamo arrivati a Porto Venere. Porto Venere, prima tappa del nostro viaggettino. Adesso andiamo a raccontarvi un pochino. No, i capelli ragazzi, è sempre il problema dei capelli. Adesso vi raccontiamo un pochino dove siamo e perché, e ci rivediamo fra poco con un breve excursus storico che come sempre ci sta, perché la strada da fare è ancora tanta. Sentieri nascosti, la strada una sfida. Vento tra i capelli, nessuna guida. Avanti esploriamo, ogni seme germoglia. Giano svela tra roccia e foglia. Voci che chiamano echeggiano forte nei cuori, nei passi, oltre porte. Il viaggio continua senza rimorso. Ogni picco più alto, ogni sentiero più grosso. Dal mare ai monti attraversa l'intero passo dei due santi. Un sogno sincero. Siamo all'interno del golfo di La Spezia, quindi siamo proprio l'ultimo punto. Per chi magari non conosce molto bene dove siamo, è il punto finale di dove poi si arriva in Toscana. Vi abbiamo appena fatto vedere la chiesa proprio sul promontorio di Porto Venere, chiesa che ha dei resti addirittura paleolitici, questo stile gotico che a me piace tantissimo, e poi il castello che era come in prima istanza semplicemente utilizzato non a scopi bellici. Anche la chiesa è stata bombardata intorno a fine 400. È un posto veramente stupendo che, se non ci siete mai stati, io vi invito a venire. Siamo circa un'ora e mezza da Genova. Adesso il nostro giro invece continuerà e noi faremo un bel pezzo di misto stretto per arrivare sempre nella nostra casa in montagna, e quindi ora la vera
parte guidata dell'XADV la incontreremo adesso, ma intanto le cose che cambieranno sull'XADV ed è il motivo del nostro video XADV 2025 sono per esempio il cruise control, che io vi ho già spiegato tante volte che in autostrada tenere ha anche una funzione carina che fa vedere la percentuale di angolo di gas che voi state dando. Quando si inizia ad avere 35-37 gradi il polso dopo un po' comunque si affatica, quindi può essere molto comodo ogni tanto utilizzare il cruise control. Altra cosa che cambia sul modello 2025 è lo schiumato della sella, che ha un 10% in più, e questo potrebbe essere un elemento da considerare, perché comunque se per la prima oretta la sella va bene, poi si inizia a sentire il materiale molto sostenuto, ce n'è poco più che altro perché la consistenza comunque è buona. Ottimo il comportamento delle sospensioni, che assorbono quasi sempre tutte le asperità. I consumi si stanno attestando sui 24 a litro in autostrada e ora stiamo arrivando sui 25 perché abbiamo fatto chiaramente un po' di curve per arrivare qua. Andremo verso i monti, direzione monti, ci siamo tolti i pantaloni antiacqua perché uno degli effetti un po' collaterali dell'XADV, che non cambierà fra versione 2024 questa qua e 2025, è che di aria sulle gambe se ne prende tanta. Qui a Spezia, oltre a esserci le navi militari, la divisione militare di Ottomelara Leonardo, sono le industrie più importanti, ci sono anche le cozze, quindi quando mangiamo delle cozze è molto probabile che possano venire anche da Spezia. Qui il mare è molto riparato chiaramente perché la baia è ben protetta. Che c'era la grotta di Lord Byron, ve l'ho detto, che era un poeta, che c'è una targa che lo ricorda, e ha fatto a nuoto da Porto Venere a Lerici. Guardate che belle comunque che sono le navi militari, le nostre navi della nostra difesa. E stiamo facendo una strada che mi è stata consigliata da un ragazzo, un signore anzi, che saluto, Koba, non diciamo tutto il suo nome che magari non vuole far sapere, che ho conosciuto perché ci ha fatto fare, se andate a vedere sul sito, su YouTube, una prova. Questa è una sorta di rotonda, devo andare dritto, ci ha fatto fare, oh cacchio, scusate, ce n'è un altro, sinistra, ci ha fatto fare la prova questo qua completamente contromano, ha girato, ci ha fatto fare la prova della Super Duke, della Super Adventure 1290, e mi ha detto passa da qua, che passi anche dalle grotte di Lourdes prima di Zeri, è una strada molto piccola e potrebbe essere proprio il banco di prova per un'altra delle prove che ci saranno sul 2025, cioè sentire quanto è cambiato il funzionamento del DCT, perché è una strada molto lenta, dritto, è una strada molto lenta, io non sono mai stato a Sesta Godano, è una strada molto lenta e quindi poi sentiremo sul modello 2025 quanto cambierà. Vi ricordo che l'XADV è sempre design italiano, quindi un plauso agli italiani, che quando c'è qualcosa di bello solitamente è italiano dal punto di vista del design, perché un'altra cosa che cambia sono le Dynamic Running Light, che sono integrate la stessa striscia LED delle frecce che sul modello 2025 ci sono, quindi spariscono le frecce che sono qua, e sarò molto curioso, e anche Ania, di provare la sella nuova, perché è dalle 8:30 che stiamo praticamente guidando. Voi avete visto lo spezzone a Porto Venere, avete visto un po' di autostrada, e devo anche fare una nuova puntualizzazione sull'XADV per quanto riguarda il feedback che vi dà guidare un mezzo del genere. Ebbene, dopo la mia prova, che è sempre, che anche quella la vedete sul mio canale, devo aggiungere che anche se questo ha il posteriore che è completamente finito, ma proprio completamente, si guida in realtà meglio di come l'ho guidato, di come lo sentivo nella recensione. Questo perché? Perché anche se quella è stata una mezza prova esperienziale, perché l'ho tenuto per qualche giorno, adesso ho fatto nettamente più strada con lui, siamo già a 170 km più quelli che ho fatto i giorni scorsi, quindi nonostante le gomme arrivate vi posso dire che effettivamente è un po' più spostata il mio parere verso
per quanto riguarda il carattere motociclistico che in realtà purtroppo non abbiamo le pedane rally, quindi non posso dare un po' di carico e scaricare un po' di peso, ma ce l'ho tutto sul sedere e questo mi dispiace perché sapete i miei problemi di schiena, cioè no, non lo sapete perché molti lo vedranno per la prima volta questo video. Gestione del gas perfetta, si sentono le diverse mappature, io mi sono fatto la mia personalizzata. Engine brake l'ho messo un po' di più perché la prima l'avevo lasciato molto libero, però essendo in due preferisco averne un po' di più, ma mi gioco comunque tranquillamente col freno posteriore per farli chiudere meglio le curve. E un'altra cosa che di cui volevo parlare è il DCT, che mi piace, ma questo l'avevo rilevato anche la prima volta che l'ho provato, e trovo, cosa che sull'Africa non mi ha mai messo una marcia sbagliata, per esempio in mezzo a una curva, e infatti lo sto usando sempre. Ecco, avete visto anche qua, guardate che mi ha messo correttamente 2 marce prima della curva, esattamente come avevo fatto io. E l'unica accortezza che ho avuto è stata quella di mettermi la mappatura del cambio che ho scelto nella mia mappa user. Sul modello 2025 avete 2 mappe user personalizzabili, qua soltanto una, ed è una buona cosa perché potete per esempio farvi una mappa magari con più potenza e una con meno potenza e vi tenete l'engine brake e il cambio come volete, però poi potete switchare fra 2 mappe, quindi questo è ottimo. Devo fare anche una correzione, quando dicevo che il gas in autostrada se ne deve dare troppo è perché effettivamente mi sono reso conto che l'erogazione di potenza, se si mette la più aggressiva, si dà un filino forse meno di gas e si deve tenere meno. Cazzo, c'era della sabbia lì, meno male che me ne sono accorto. Si deve tenere meno la manopola del gas girata e quindi questo vi dà meno fastidio. Mia moglie, ragazzi, mi sta dicendo che su questa strada che sto facendo a 34 km/h ci sono i 90, mi sta dicendo il navigatore. Io credo che mi dovrei veramente impegnare tanto, forse qua ci riuscirei, no, qua 50. Siamo su questa bella strada e che mi sta piacendo molto perché mi ricorda molto le mie strade sui montagne da me, e devo dire che qua sarebbe il terreno ideale anche per il piccolo ADV. Ma l'XADV mi sta convincendo, la frenata mi piace molto, mi sono regolato con le leve regolabili molto vicino perché io ho le mani piccole, qua c'è della sabbia, non è molto salutare passare sulla sabbia. I consumi me li sarei aspettati, da quello che leggevo, più bassi, perché comunque andando tranquilli non siamo neanche a 25 km a litro, credevo che avrebbe fatto meglio. Il serbatoio da poco più di 13 litri, questa cosa non cambia fra i due modelli 2023-2024 con il 2025, non vi permette enormi avventure prima di fermarvi dal distributore, perché siamo a 170 km, no, in realtà non siamo ancora a metà serbatoio, però contiamo ad arrivare a Borgottaro senza fare benzina, anzi sicuramente non faremo benzina. L'andatura è veramente blanda, sia per le gomme sia perché, come avete visto, si incontra sabbia, siamo su una piccola provinciale, umido, siamo in 2, strada mai fatta, quindi l'andatura non può che essere ultra tranquilla. E noi ci risentiamo dopo, quando vi faremo vedere le grotte di Lourdes, non francesi ma di Zeri. Nelle grotte scure cercando il prossimo canto, grazie a Iano alla strada e Che posto! Quanta gente conoscerà questo posto in Italia? Eccoci ragazzi, siamo arrivati a Lourdes! Siamo arrivati a Lourdes! I mosaici che abbiamo visto? Sì. Significano le soste, Sì. le fermate che faceva Gesù quando andava a Golgotha con la Dove? croce. A Golgotha? Golgotha. Da noi si dice Golgotha, non lo so come si chiama nella religione cattolica, da noi si chiama Golgotha. È il posto dove Gesù è stato ucciso. Crocifisso. Crocifisso. Sì, e lui con la croce faceva le soste. Va bene, queste cose in Israele anche ci sono questi soste. Ed è per questo che ci sono i mosaici che rappresentano qua. Ogni sosta. Ogni sosta. Hai visto che sono diversi? Sì. E ci sono i numeri. E lo hanno scoperto anche gli iscritti, questa cosa qua. E i non iscritti, ragazzi, iscrivetevi, è la prima volta che lo dico, non sono proprio uno youtuber. Allora, come sono i panegacci?
Panegacci di Zeri. Preparazione del panegaccio. Ora mette l'impasto non lievitato, cioè senza lievito. Dal mare ai monti attraversa l'intero passo dei due santi, un sogno sincero, grotte di lure, mistero e devozione, Ciano guida con grande passione. Ma fa andare di qua? Dal mare ai monti attraversa l'intero passo dei E allora perché lui mi ha detto che non era sterrato? Vabbè, andiamo avanti. E te la dà come ti dice che è giusto. Va bene ragazzi, noi concludiamo la giornata con 280 km, di cui 80 di autostrada, 90 forse, e poi un'infinità di curve. E io la risposta se vale la pena ancora comprare questo, perché poi sarà la domanda a cui risponderemo. Guardate che spettacolo di tramonto, siamo partiti praticamente all'alba, arriviamo al tramonto, stanco ma felice. Vorrei sapere anche mia moglie se è stanca ma felice. Stanca ma felice? È stanca ma felice, non lo sentite ma ha detto sì, è cotta. Siamo un po' doloranti e per la posizione ragazzi qua 2023-2025 cambia poco, non credo che avrebbe fatto differenza. Vi darò poi sicuramente la risposta. Intanto vi ricordo che questo scooter XADV mi fa un po' strano chiamarlo scooter dopo tutto il giorno, perché ragazzi più lo provo e meno lo chiamo scooter. Vi ricordo che lui è in vendita, va benissimo, e noi ci aggiorniamo nei giorni successivi a questo, perché siamo ancora in viaggio, siamo ancora in giro con lui, con XADV. Ringraziamo Chicco, ringraziamo Yanua perché ci hanno concesso questo fantastico mezzo. Userò l'aggettivo fantastico. Ciao! Invece nel misto come ti sei trovato? Allora, nel misto bene, tieni conto che abbiamo fatto, dopo l'autostrada, abbiamo fatto un bel pezzo di statali molto strette, Lunigiana, siamo andati verso l'Emilia, siamo stati interrotti perché la gente in realtà non sa che stiamo lavorando, quindi stai. Nel misto bene, l'ho rivalutato un pochino rispetto alla prova che ho fatto, che nonostante tutto era comunque una prova già di qualche giorno, ma usandolo per più di 500 km ho preso più confidenza, visto che comunque è diverso rispetto a una moto ed è evidente secondo me che per un motociclista richiede più tempo. Poi io consiglio a tutti, secondo me, le pedane, se le avessi avute, le pedane rally, perché si può puntare un po' il peso e si può sicuramente avere più sensibilità. Però l'ho rivalutato, posso dirti che mi sono divertito. E aggiungo una cosa, ho trovato il DCT che funziona meglio, secondo me, che sulle altre moto che ho provato col DCT, con l'Africa. Devo provare la versione nuova, quindi sto parlando della vecchia. L'ho provata ma pochissimo, quindi è una prova che non fa testo come queste, però devo dirti che nel 90% delle volte il DCT mi metteva le marce giuste, me lo sono settato nella mappa user, che questa è un'altra differenza col modello 2025 che ha 2 mappe user. Me lo sono settato con una mappa user come lo volevo io, e praticamente a parte qualche scalata le metteva come volevo io. Poi quando vuoi andare un po' di più, manuale. Invece secondo te avrà senso poi comprare il nuovo modello o ci saranno poche differenze? Se la differenza di prezzo, se si possono fare da voi adesso dei buoni affari sulle rimanenze, ha sicuramente senso ancora il vecchio modello, perché è vero che del comfort te ne ho parlato e avere uno schiumato, un po' più di schiumato mi farebbe comodo, perché comunque la sella dopo un po' indolenzisce. Un'altra cosa che sul modello nuovo c'è, ed è le cose che può dare un minimo fastidio, il comando del gas è perfetto già questo modello. Sono molto curioso di vedere com'è la 2025, è questo nuovo sensore virtuale che capisce la pressione, mi sembra una roba del genere, che l'ho letto sulla carta da stampa Honda. Dovrebbe capire la pressione che c'è nella camera del pistone che attua la frizione. Ecco, questo sensore dovrebbe garantire una maggiore sensibilità, perché io ho visto che molto spesso l'ho usato tanto nel lento, quindi quando faceva terza seconda o anche seconda prima, ogni tanto c'è un po' un saltello, e questa cosa qua dovrebbe essere teoricamente, ma lo vedremo, migliorata. Non sono cose che mi pregiudicherebbero l'acquisto di questa versione 2024, sono totalmente sincero in questo. Io sono molto menoso sugli on-off, queste cose qua. Ogni tanto c'è questo saltellino, è vero, vedremo quanto sarà cambiato. A livello estetico è comunque bello,
La versione 2025 ha le Dynamic Running Light integrate invece di avere tutte cose di design. Tra l'altro è stato disegnato in Italia in uno studio di design di Roma dallo stesso disegnatore dell'Africa Twin, quindi onore a noi italiani, Maurizio Carbonara, il designer. Quindi per rispondere alla tua domanda, sì, direi che possono venire qua e vedere se hanno ancora... No, parlo sinceramente, mi sono trovato bene. Gli unici lati secondo me un po' negativi, ma fanno parte del progetto. Hanno cambiato sul 2025 gli spessori del telaio, hanno ridotto di 1 chilo, probabilmente le rigidezze sono cambiate un pochino, ma in generale un po' il peso. Questo non cambia fra una versione e l'altra. Comunque c'è da tenere a mente che è uno scooter che è alto 82 cm, la zona di seduta, la zona del cavallo è abbastanza larga, io sono 1,70, tocco in punta di piedi, e pesare pesa, perché comunque pesa 237 kg col pieno. Consumi 25 litri indicati sui miei 500 km, verificati alla pompa, e sicuramente è un ottimo mezzo per... è un ibrido, cioè è un perfetto ibrido. È un misto fra una moto e uno scooter, assolutamente sì. Io direi che per la prova di durata è tutto. Da Angie Selene, che gentilmente si è concessa questa intervista di chiusura del video, è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao! Ciao!